Ci siamo, altro episodio di Comizi di quarantena, un altro viaggio alla scoperta su come la parte più dinamica della società, la classe di persone comprese tra i 20 e i 40 anni, sta vivendo questa emergenza di pandemia da virus Covid-19. Oggi, martedì 12 maggio, la nostra rotta di volo prevede la partenza da Roma, poi sorvoleremo Cork, Irlanda, Brema, Germania, Dublino, sempre Irlanda, per atterrare a Bologna. In cabina di volo con me la mia amica Serena Pinzi. Ciao Serena e grazie per il tuo tempo. Ciao, grazie a te. Poi spiegheremo, la gente lo capirà tramite l'intervista perché ho fatto questa introduzione un po' particolare. Iniziamo introducendo te. Il nome l'abbiamo già detto, Serena Pinzi. Io ti chiedo quanti anni hai e dove sei nata. Allora, io ho quasi 30 anni, quest'anno saranno 30 a novembre, e sono nata a Roma. E come è composta la tua famiglia e dove si trovano loro adesso? Siamo in 4, ho vabbè, mamma, papà e mia sorella che è leggermente più grande di me, 2 anni più grande. E Mia sorella i miei si trovano a Roma, mia sorella vive a Milano e in questo momento ci troviamo tutti qui a Roma. tra l'altro tua sorella si trova a Roma anche perché a breve avrà un Esattamente. grande impegno. Diciamo ci siamo ritrovati tutti qua perché il 30 maggio si sposerà con il rito civile. E poi ne parleremo ovviamente e continuiamo a parlare di te. Che studi hai fatto nella tua vita? Ho fatto il liceo linguistico, poi ho scelto l'università con scienze del turismo e ho fatto un master sul turismo. Dopo l'università spieghiamo anche come ci conosciamo. Noi ci siamo incontrati in Irlanda per due diversi progetti post laurea, però entrambi abbiamo passato un po' di tempo in Irlanda. Che ricordo hai di quel progetto, più che di me, diciamo? No, il progetto di per sé è stato carinissimo, sia per l'opportunità di lavoro che mi hanno dato e anche ovviamente per aver scoperto nuove persone, aver incontrato te e la città. È da là che poi mi sono innamorata dell'Irlanda. Poi torni in Italia e parliamo del tuo lavoro. Come sei diventata assistente di volo? Sono tornata in Italia, avevo ripreso un po' il mio vecchio lavoro qua e avevo visto per caso un colloquio vicino a casa mia e ho detto, vabbè, sai che c'è, io provo ad iscrivermi. Mi sono iscritta, mi è arrivata l'email, tutto ok, sono andata, ho partecipato e dopo una settimana mi era arrivata la mail di conferma che mi avevano preso. Così un po' dal nulla ho detto, vabbè, sai che c'è, proviamo e quindi sono partita per fare l'assistente di volo. Ho fatto prima il corso e poi, ecco, la tua introduzione un po' l'aveva spiegata Esatto. all'inizio. Si svela l'arcano. Dove hai iniziato a lavorare e che esperienze lavorative hai fatto? In che diverse città? Ho fatto il corso, in una cittadina un po' di campagna vicino a Francoforte, dove sono stata per un mesetto e poi da lì sono rimasta in Germania e ho iniziato a Brema, che è una città vicino al nord della Germania, vicino a Amburgo. Ci sono stata per 2 anni e mezzo, più o meno. Poi ho ottenuto il trasferimento per ritornare in Irlanda, quindi Dublino, dove mi sono fatta un altro anno e finalmente ho ottenuto il trasferimento per ritornare in Italia, solo non a Roma ma a Bologna. E che valutazione dai di queste esperienze all'estero, sia della Germania, dell'Irlanda e anche della tua permanenza? Tu sei residente a Bologna, anche se ora ti trovi a Roma. Sì, sì, sì. E non ho sono molto contenta dell'esperienza fatta, sia in Germania che in Irlanda mi sono trovata benissimo. Certo, è stato un po' complicato perché, ecco, in Germania ad esempio non avevo i voli diretti,
quindi dovevo stabilire e ritornare per un periodo molto più lungo, perché ogni volta era una mazzata fare avanti e indietro. Da Dublino un po' mi è cambiata perché avevo i voli per Roma, diciamo 2 volte al giorno, uno la mattina e uno pomeriggio. Quindi no, questo. Sono 2 paesi completamente diversi, ma tutti e 2 molto, molto belli. E invece com'è vivere a Bologna? Poi introduciamo anche il tema della pandemia da coronavirus. Com'è stata la situazione a Bologna e anche le notizie che ti arrivavano un po' da Roma? Dici già in questo Sì, clima di sì. allora, Bologna non girava molto. Diciamo, okay, c'è stato il blocco totale dopo un po', diciamo verso marzo, verso l'8, 9 marzo anche la mia compagnia ha realizzato ed ha bloccato tutto. I telegiornali, anche quelli regionali, non davano tutte queste informazioni di base. Poi sì, c'era un po' di preoccupazione generale, anche perché eravamo tutti nella stessa situazione, quindi ci sentivamo per capire il tutto, anche perché mia sorella viveva a Milano, che Eh, in quel momento era la parte più colpita, diciamo. e quindi diciamo c'era un po' d'apprensione da parte tua per tua sorella, mentre i tuoi comunque a Roma la situazione era più sotto controllo. Sì, a Roma era ancora più sotto controllo. Ehm, la tua vita com'è cambiata? Hai dovuto smettere di lavorare e chiuderti in Sì, casa, diciamo. abbiamo smesso di lavorare e abbiamo iniziato, sì, questa quarantena o questo, ecco, momento un po' più tranquillo. E all'inizio l'avevo presa abbastanza bene, nel senso, sì, okay, c'era una pandemia globale, però era anche un momento per me per riprendere un po' quegli hobby che avevo trascurato. Ho avuto no, infatti sono stata bene, mi sono rilassata, ho avuto dei momenti in cui, ecco, c'era un po' il calo, un po' "Oddio, e oggi cosa faccio?" Però diciamo che me la sono un po' cavata da quel punto di vista, non ho avuto troppe crisi. Le crisi più che altro erano più quelle comunicative con il governo, con le regioni, perché ecco, alcune volte non sapevamo bene come comportarci. Anche allora parliamo anche di com'è stato il tuo ritorno, a Roma. Hai avuto problemi per chiedere i permessi per spostarti da Bologna a Roma? Sei tornata in treno o con la macchina? Sono tornata in treno. Il mio ritorno è stato come spostamento, diciamo, abbastanza tranquillo e avevo molte ansie io per come gestirla, perché appunto già da una settimana prima del mio rientro avevo contattato regione, questure e un po' di tutto, anche siti internet, perché non sapevo assolutamente come comportarmi. Poi sono andata in stazione con l'autocertificazione, ovviamente, avevo spiegato e scritto i miei motivi. Ehm, Sono salita sul treno e giusto a Roma hanno fatto poi il controllo della temperatura. Però sì, è stato molto, molto tranquillo. Bene, bene così. Hai delle notizie dalle città in cui hai lavorato? Magari hai parlato con dei colleghi, amici, riguardo la situazione di Brema e di Dublino? Per quanto riguarda Brema è da un po' che non sento i miei amici, li avevo sentiti, ecco, quando tutto stava più o meno iniziando e molti però si erano già spostati in diverse città della Germania, perché ovviamente lì la base non c'era più. Per quanto riguarda l'Irlanda, a Dublino ad esempio ho ancora alcuni amici e ovviamente pure loro, molti sono rimasti in questa compagnia o l'hanno cambiata, però quindi ovviamente stanno tutti in pausa di nuovo. Bene, bene. E adesso parliamo un po' più di te, innanzitutto dei tuoi progetti. E la domanda è come questa pandemia ha cambiato, ha influenzato i tuoi progetti attuali? Hai dovuto cambiarli, abbandonarli o se ne sono nati dei nuovi durante l'isolamento?
Ma alcuni progetti ci sono sempre stati, anche dal mio ritorno in Italia anni fa, solo che ecco, stanno ancora là un po' abbandonati e magari prima o poi sarà il momento di riprenderli. Magari durante questa pandemia ne sono nati altri, però c'è sempre tempo per sistemare tutto, secondo me. Ti lasci un po' tutte le strade aperte ancora, no? Ma sì, certo. Io conoscendo, diciamo, ancora non hai fatto chiarezza della pandemia, diciamo, poi vedrai come... No, no, quella è arrivata, è arrivata. E invece a livello personale, come il virus ti ha cambiata? Cioè, hai dei nuovi sentimenti, nuove paure? Quali sono le tue priorità attuali? Cerco di non viverla con troppa paura, altrimenti boh, ho veramente paura di bloccarmi e non fare più niente. Però certo, c'è una consapevolezza maggiore rispetto a quello che sta succedendo. Si continua ad ascoltare i telegiornali per tenermi informata e più o meno faccio questo. E parliamo anche del tuo futuro e parliamo anche del tuo lavoro. Tu come immagini il futuro? Innanzitutto ti chiedo, oh, quando pensi che tutto finirà e si potrà tornare alla normalità nella vita pratica? E soprattutto come cambierà il tuo lavoro, quello di assistente di volo? Come te lo immagini? Su questo sono molto, molto curiosa anch'io, quindi vedremo come andrà. Diciamo che più o meno abbiamo una data, quindi non è così incerto come prima e probabilmente da luglio si dovrebbe riprendere. Adesso non so bene se riprenderemo prima magari sul territorio nazionale e poi di nuovo all'estero, questo magari ci informeranno, però almeno abbiamo una data di inizio. E per i modi di, proprio di volare, come te lo immagini? Quindi non saprei sinceramente, ci sarà magari un controllo maggiore in aeroporto, spero, o un qualche cosa, non lo so. Io so che la compagnia voleva cercare di eliminare i soldi a bordo e magari cercare di fare tutto con carte di credito. Quindi sì, ci sarà qualche cambiamento così, spero in meglio. Un'altra domanda, sempre relativa al tema. A te era capitato di fare alcuni voli con l'emergenza, la pandemia in corso, cioè comunque con protezioni speciali, quale mascherine, guanti? Allora, mi era capitato all'inizio quando ancora non si sapeva niente, quindi la compagnia non ci forniva assolutamente nessun supporto e si era creato, diciamo, un dibattito per appunto capire come comportarci e poi sì, erano arrivati anche nei vari aeroporti e nei nostri uffici dei sacchetti con un gel per le mani e ci avevano dato diciamo, la possibilità di indossare mascherine e guanti. E l'avevate usate, era stato un po' strano per te tutto questo. Io non volavo in quei giorni e alcuni dei miei colleghi però so che sì, ovviamente li hanno indossati. Proviamo ad immaginare sempre a livello pratico come saranno le cose nel breve futuro e quindi come immagini il matrimonio di tua sorella? Hai già delle direttive? Direttive pure su questo campo le stiamo aspettando perché stiamo contattando il comune perché ogni volta cambiano il numero dei partecipanti che possono stare lì nella chiesetta sconsacrata. Quindi all'inizio ci avevano detto che sarebbe stato soltanto gli sposi e i testimoni. Poi hanno detto sì, sì, possiamo aumentare il numero e possiamo arrivare a 15 partecipanti. Quindi diciamo che fino all'ultimo ancora non lo sappiamo. Ovviamente ci stanno parenti che vorrebbero saperlo il prima possibile anche per organizzarci e questo è tutto. Ci sono direttive per i testimoni, tu sei il testimone di tua sorella, sarai la testimone di tua sorella. Ci Sono sono la direttive testimone. speciali?
No, non ci stanno direttive speciali, magari ecco, prendere l'abito il prima possibile potrebbe essere tra quelle. Va bene, poi magari ci farai sapere com'è andata, vedremo con una Sì, seconda sì. intervista. Bene, Sere, io ti chiedo l'ultima cosa, che è una domanda di rito, che è: quale sarà la prima cosa che farai quando tutto questo terminerà, quando si potrà tornare alla normalità? Mi piacerebbe andare a mangiar fuori. In un ristorante, quindi. In un ristorante, sì. E io te lo auguro che tu lo possa fare il prima possibile. Grazie Sere per il tuo tempo e chissà, speriamo di vederci molto molto presto. Speriamo. Grazie a te.